Buongiorno ragazzi, cielo un pochettino nuvoloso, temperatura ottima. Adesso andremo a fare una rapida colazione e poi andremo a fare il briefing con Mattia di Veratur, vedere cosa c'è di nuovo, cosa vuole raccontarci. Sicuramente ci proporrà le escursioni che fanno qui a Capoverde, vedremo di farne alcune. Rimanete connessi, rimanete sul canale, continuate a guardare il video perché ci sarà tanto da vedere. A dopo. La zona meeting dove si prenotano escursioni e si fa il briefing delle 9, dove si svolgeranno tutte le serate di cabaret qui con Vera Club. 11:30, 5 al mattino, snack rotto. Mezzo al paesino, e poi andiamo a vedere il pontile e dove si vedono i pesci freschi appena arrivati. Questo caro Mattia che sta prenotando le escursioni prenotate. Abbiamo prenotato con il carissimo Mattia e abbiamo preso il buggy alle 16, quindi facciamo il giro di 2 ore dell'isola con il buggy da 1000. Poi abbiamo preso il giro dell'isola con il pulmino, quindi faremo un'infarinatura totale di tutta l'isola, e lunedì. Poi martedì andremo al Sunset. Adesso andiamo a uno dei bar, se non erro sono 4 bar che abbiamo qui nel villaggio. Ne hanno suggerito uno in particolare che fanno un buon caffè, quindi andremo lì a prendere questo caffettino per svegliarci un pochino. Allora, caffè appena preso, molto bella questa fontana, trasmette un po' di pace, un po' di tranquillità. Da notare che abbiamo preso il corridoio al fresco perché giustamente in video non si percepisce tutto il calore. Per fortuna c'è questo sempre venticello che ci accompagna e ci aiuta in questo percorso in direzione piscina, e poi forse andremo anche verso il mare. Piacevole temperatura comunque. Questo è uno dei ristoranti a buffet quasi sempre aperto, poi lo scriverò magari giù. Allora, il Tradicon è sopra e questo è un altro è un altro nome, ve lo scriverò comunque qui sotto. Siamo andati spesso a fare sia la colazione e anche la cena a buffet. Sono le card che servono per prendere le towel, gli asciugamani. Quando si arriva qui c'è il ragazzo che va a segnare la camera nostra, che è la 2046, quindi una volta segnata la camera ci consegna 2 belli asciugamani puliti e profumati, e a volte anche caldi. Grazie. Questo è il bar nella piscina. Questa è la piscina per gli adulti, lì in fondo c'è quella più piccolina per i ragazzi, per i bambini, diciamo. Ci sono bar e sdraio, qui ci sono le docce, lavapiedi e doccia completa che bisogna fare prima di entrare in piscina. Da questa parte c'è una delle palestre e questa è all'aperto, lì ci sono i ragazzi dell'equipe che si stanno allenando, e da qui si attraversa la stradina e si esce dal villaggio. Quella è la spiaggia, quindi questo è tutto il villaggio. Ci sono più blocchi e in effetti camminando nel villaggio si ha la sensazione come di essere in una crociera. Bisogna orientarsi bene e guardare tutti i numeri e capire dove ci si trova. Questa è la stradina, quindi qua in questo momento siamo fuori dal villaggio. C'è questa stradina sterrata, non è asfaltata. Da questa parte ci sono tutte le sdraio. Questo è uno dei ristoranti che si appunto frequenta per fare diversi snack. Questo è uno dei ristoranti che si può prenotare anche per fare la cena. Noi l'abbiamo prenotata, il buon Mattia ancora non ci ha detto quale di queste sere sarà il nostro turno. Qui ci sono invece le docce, siamo sulla spiaggia, qui si fa beach volley, una sabbia abbastanza bella di color oro. Andiamo a trovare un posticino. Tutto bene? È un po' lunghietta la spiaggia. Ciao. Animazione Veratur. Ci fa un po' di fatica, ma è compresa nel prezzo. Vedo che tutte le postazioni sono già belle occupate, non ce ne sono disponibili. Attualmente non c'è neanche un lettino disponibile. Molto non bene. Queste sono le prime impressioni dei colori. Stamattina c'era un po' nuvolo, ma in questo momento il cielo è schiarito tantissimo, le nuvole sono abbastanza diradate. Devo dire così, i colori sono veramente molto belli. Quindi pensiamo
magari più tardi trovare un lettino, ma al momento stiamo un po' qui in versione più wild, quindi ci metteremo sicuramente qui e vedremo l'acqua. Voglio toccare subito con i piedi per vedere la temperatura. È un po' bella fresca, però mi piace. Ci metteremo qui, andiamo subito la maglietta e ci buttiamo in acqua, facciamo un test bagno per voi. Spiaggia abbastanza ampia, bagno fatto, temperatura molto gradevole. Allora, per fortuna che c'è questo venticello davvero. Guardate qua. C'è una risacca abbastanza importante, bisogna stare attenti perché appena si entra in acqua si è subito con l'acqua alta, quindi non è come quelle che siamo abituati noi. Guardate che colori, spero che si vedano bene in video. Sono dei piccoli pesciolini, niente di che. I colori più belli comunque sono in quella direzione, mettendo giustamente le spalle al sole. Quindi questa è la spiaggia di Santa Maria, siamo a sud dell'isola di Sal, Capoverde, mare blu. Capoverde e mare blu. Lì in fondo si intravede il pontile, il famoso pontile dove tutti i pescatori vanno a mettere appunto il pesce, sono degli ombrelloni, degli ombrelli e aprono appunto un mercato del pesce un po' improvvisato, ma è da anni che è lì. Il mercato del pesce è quello, si compra del buon pesce fresco a un buon prezzo, anche se noi non lo compreremo perché non sapremo né dove cucinarlo né che fare con quel pesce. È una mattanza che sinceramente non è di mio gusto, però purtroppo devono pur vivere le persone e i pescatori, è giusto che sia così. Dopo essere stati più di 5 minuti sdraiati sull'asciugamano e aver fatto 5 minuti e mezzo, mi correggono dalla regia e quindi abbiamo fatto anche 5 minuti di bagno tutti insieme. Niente, abbiamo ritenuto opportuno alzarci subito e abbiamo anche messo la crema solare protezione 50 che suggerisco a tutti, anche per chi come me ha una carnagione mulatta scura latinoamericana. Suggerisco comunque la protezione 50. Ci stiamo dirigendo in direzione mercato del pesce, quello del pontile, che si trova a 300 metri, 3,25. Non so l'audio, sinceramente è un test nuovo che sto facendo con questi microfoni della Hollyland. Ho lasciato in camera il dead cat, il gatto morto, e l'ho messo all'interno della maglietta. Queste onde così lunghe somigliano a quelle che abbiamo visto tanti anni fa in California, a Monterey, solo che quelle erano esagerate, come tutte le cose in America, giustamente. Comunque ragazzi, i colori sono veramente molto molto belli. E quindi stiamo andando lì al molo del pesce. Ci saranno, almeno questo ho visto in altri video, delle immagini abbastanza forti, in quanto si vedrà come aprono, come puliscono il pesce, cosa che io non ho mai fatto e non riesco neanche a farla, neanche quando il carissimo Michele Giurgola, che saluto, mi regalò una ricciola bianca, se non erro. Questa è una delle attrazioni dell'isola di Sal, il pontile nonché mercato del pesce. Per fortuna abbiamo portato le ciabatte perché sarà la prima cosa che metteremo adesso per non pestare nulla di rischioso, perché vedo comunque tante cose strane a terra. Ecco il famoso mercato del pesce. Lì c'è il nostro villaggio, abbiamo percorso soltanto questo pezzettino di spiaggia e di mare e qui ci sono i ragazzi che stanno pulendo il pesce. Queste sono le tantissime varietà di pesce che pescano. Qui c'è anche una piccola scimmietta e lì ce n'è un'altra. Bisogna sicuramente dare un'offerta per poter fare la fotografia con le scimmiette. Sembra una piscina e ce ne sono di pescioni. Questi sembrano tonni. Wow, quello grande non ho idea di che pesce sia. Sembra uno squalo, ma non penso. Forse è un pesce spada. Comunque gli hanno tolto parte della testa e non si riconosce bene. Qui sopra ci sono altri 2 pescioni giganti
C'è questo pescatore che in questo momento sta pulendo il pesce, ormai maestro nel tagliare e sfilettare in modo da non perdere neanche un pezzettino di quella carne pregiata. Ho dovuto mettere questo asciugamano sopra in quanto generalmente mi ustiono sempre la parte del collo, siccome non sembra, ma c'è tanto caldo. Questo è il famoso pontile del mercato del pesce. Generalmente ho visto dei ragazzi tuffarsi da questo pontile. Abbiamo quasi beccati. Caspita, cercheremo di beccarli nuovamente, magari farò uno slow motion. In effetti avevo visto in altri video ragazzi tuffarsi. Ho visto anche pescare da queste piccole insenature. Sono i famosi ragazzi capoverdiani che generalmente si tuffano in questo mare. Wow! Bello! Questa è la barca Jesus Cristo. Anche i ragazzi giovani. Questi sono scorfanetti. A me sembrano proprio degli scorfani. Occhio ragazzi quando verrete su questo pontile che i legnami sono un po' datati, li hanno rattoppati un po' la meglio. Qui per esempio questo qua è già rotto, ne ho visti altri dove hanno messo tipo dei pezzi di lamiera per poter fronteggiare, diciamo, le buche, tipo quello lì che c'è in quella zona lì. Qui stanno ancora continuando a pulire il pesce, c'è una maestria nello sfilettare tutto questo pesce. Il ragazzo che con la lenza sta cercando di pescare dalle insenature, quindi sta prendendo un po' di polpa di pesce con un piombo. Sono tantissimi pesciolini che giustamente vengono qui a fare le loro scorpacciate. Ragazzi, lì c'è il paesino di Santa Maria, qui ci sono tantissimi villaggi, la spiaggia e qui c'è il molo che per un certo punto è in cemento con le pietre che fanno da frangifrutto e poi diventa con questi piloni una palafitta, quindi tantissime assi di legno che continuano per circa 50 metri, 50-60 metri e ci sono tutte queste bancarelle del pesce, i vari ragazzi che puliscono, lì ci sono le signore con le bilance che pesano di pesce e c'è una specie d'asta anche perché poi fra di loro si contendono anche appunto il prezzo da battere per ogni singolo pesce o per i chili, appunto tanto al chilo. Fate attenzione, io stavo per cadere più volte e inciampare in queste assi di legno un po' improvvisate. Hanno poi queste grandi celle frigorifere e tirano pesci e pescioni. Naturalmente non capiamo nulla, che è la loro lingua. Queste sono le buche che prima vi dicevo, quindi fate molta attenzione al pontile. Secondo me queste assi andrebbero un po' cambiate. Guardate che colori ragazzi, mamma mia! Questi ragazzi ormai camminano su queste assi in modo come dei gatti felini. Guardate quello, guardate. Sono ormai ruspanti questi ragazzi. Apneisti dalla nascita. Questa bella scala in acciaio arrivano i pescatori con le taniche di benzina. No scultura con un tipico cane capoverdiano e sta giustamente riposando. Ne avevo visto anche altri. Allora ragazzi, questa è la fine del pontile, quasi continua a sfilettare. Guardate come sono sistemati e ordinati a mettere tutti in fila i pesci. Questo sembra la bancarella che ha più pesce e i pesci anche molto grandi, i più grandi secondo me. Chiederò sempre all'amico Michele, sì,
sembra un tonno di un bel 20 kg. Comunque consiglio, se venite a visitare il mercato del pesce, una mascherina, perché l'odore è un po', diciamo un po' particolare. Scimmiette al guinzaglio e foto annessa. Non penso di farla. La contrattazione del pesce nella loro lingua locale. Questo signore vende le conchiglie, le raccoglie e poi le fa con quella spazzola d'acciaio, le lucida, le bagna e le lucida e diventano veramente molto belle. Sono anche stelle marine e questi altri sassi, collane e braccialetti tipici fatti non solo di conchiglie ma anche di altri elementi tipici. Sempre le bancarelle che si trovano qui. Perché tanti turisti vengono qua e partiamo la guida, partiamo anche al nord. Ok. Perché di qua è Santa Maria, sulle isole, sempre turisti e pescatori. C'è il signore che giustamente cercano di convincerci e di portarci lì dove c'è il mercato artigianale, perché dice questo qua è il mercato del pesce, lì in fondo a 2-3 minuti da qui c'è il mercato artigianale dove vendono tante altre cose locali che appunto loro costruiscono. Mi spiegava che durante il periodo del Covid, come in tutto il mondo, ma qui o come tutte le isole, hanno avuto dei seri problemi perché appunto il turismo era infermo, quindi qui si vive di turismo e di pesca, ma il pescato se non lo vendono ai villaggi non possono mangiare sempre pesce. Questo qua è l'inizio del pontile nonché del mercato. Qui ci sono altri artigiani che inventano come poter portare a casa il pane. Hakuna Matata.